Ciao a tutti e benvenuti in questa nuova video. Parleremo un po' di matematica nell'auditing, ma solo per divertirci. Infatti oggi parleremo di come Ron ci porta ad operare dalla pretraccia, dove non essendoci tempo non creiamo cariche. Ma non lasciamoci illudere dalla semplicità dei comandi di auditing, dietro c'è qualcosa di molto complesso. Allora, dobbiamo innanzitutto sapere che l'interazione che vede coinvolti i quark, che compongono il nucleo dei protoni e dei neutroni, è davvero molto interessante. Detto in parole povere, le interazioni tra i quark sono piccole quando i quark sono vicini tra loro, mentre aumentano queste interazioni se questi ultimi risultano più distanti, un po' come se fossero connessi da elastici molto forti. Quando i quark sono vicini tra loro, non avvertono alcuna forza e sono totalmente liberi di muoversi. Se la distanza tra i quark cresce superando i confini del nucleo, ossia del protone e del neutrone che costituiscono, la forza tende a stringere la morsa, tenendoli sotto scacco. Questo è esattamente il contrario di tutte le altre forze della natura, dove più la distanza aumenta e meno l'interazione è forte, come per la gravità o l'elettromagnetismo. Allo stesso modo, sembra che un essere non consapevole della sua immortalità e che pensa di essere un corpo non risenta alcun tipo di stimolo per liberarsi. Se invece questo essere, attraverso tecniche come l'auditing, diventa sempre più consapevole, allora risente sempre di più l'attrazione del MEST. Infatti, dopo 40 anni di Scientology, aver fatto tutto il ponte, sono certo consapevole di essere uno spirito e non un corpo, ma soffro di questo più di qualcuno che non se lo sogna nemmeno, e sono sempre affetto di questo MEST. Ma cosa c'entra, mi direte voi, la pretraccia con questo? Beh, prima di spiegarcelo dobbiamo vedere come funzionano le masse mentali elettromagnetiche e θ. Allora, sappiamo che θ è composto da almeno 3 elementi. Innanzitutto la frequenza, cioè ogni carica, pensiero o postulato che agisce sul MEST lo fa attraverso delle onde elettromagnetiche. La luce è un'onda elettromagnetica che materializza l'universo MEST e ci permette di vederlo attraverso lo spettro visibile della luce. Come si può vedere nello schema, più l'onda elettromagnetica ha una lunghezza d'onda corta ed una frequenza alta, più ha energia. Il secondo componente di θ è Rc, che è la componente fondamentale di θ, come è scritto sul dizionario tecnico. Ad ogni livello della scala del tono corrisponde una quantità di Rc ed una frequenza particolare. Più si è alti sulla scala del tono e più l'energia θ è disponibile. Come essere, più in alto siamo sulla scala del tono, più la frequenza e la lunghezza d'onda sono piccole e possiamo percepire maggiormente l'universo MEST e θ. Immaginiamo di avere una grande quantità di Rc e di occupare lo spazio di un altro essere. Certamente possiamo percepire le onde elettromagnetiche del pensiero dell'altro essere, fino alla telepatia, molto di più che con poco Rc, come delle onde lunghe e poco energetiche. È come la definizione di uno schermo: più è elevata e più si hanno dettagli e più si hanno cose da vedere. E la terza componente di θ è sicuramente lo statico, come generatore o utilizzatore di θ per interagire con il MEST. Nel 2021 Ron ci dette la formula della costante che lega θ e MEST, i famosi 14 millesimi. Se dobbiamo definire questa formula, dobbiamo definire gli watt. Gli watt è la potenza creata da un'energia di 1 joule, una caloria vale all'incirca 4,8 joule, trasferita uniformemente per un secondo. Il metro cubo, sappiamo tutti, è l'unità di misura del volume, e i secondi al quadrato può essere letto come un secondo per un secondo. L'uso più comune di questa unità è la misura dell'accelerazione, dunque il tempo. Inoltre sappiamo alcune cose importanti. Alla velocità della luce il tempo si ferma. Le particelle senza massa sono puramente energia. Poiché tutta la loro energia è cinetica, viaggiano sempre alla velocità della luce. E le cose che viaggiano alla velocità della luce in realtà non invecchiano. Quindi un fotone che compone la luce, che è pura energia, in realtà non sta invecchiando rispetto a noi. È senza tempo.
Immaginiamo di voler calcolare la quantità di energia o massa aberrativa di un episodio in cui siamo ad apatia a livello del tono, 0,05, nella zona delle minus emotion. L'energia a riposo degli elementi MES coinvolti nell'episodio si può calcolare facilmente attraverso la formula che deriva dalla famosa equazione di Einstein, energia uguale alla massa per la velocità della luce al quadrato. Ad esempio, una tazzina di caffè di 130 grammi in totale possiede una quantità di energia a riposo sufficiente per tenere accesa una lampadina da 60 watt per 200.000 miliardi di anni, sia 11,7 biliardi di joule. E qui possiamo vedere la formula. Per semplicità nel nostro episodio diciamo che è semplicemente coinvolto il pensiero ad apatia, di un peso molto piccolo, 0,000013 grammi. Allora, gli watt si calcola dividendo i joule per il numero di secondi e questo dà come risultato 3 miliardi e 700 milioni di watt. E il tutto avviene in una stanza di 8 metri cubi. Secondo la formula dei 14 millesimi, di watt diviso metri cubi diviso i secondi al quadrato, otteniamo 19.985 watt, che corrispondono all'energia aberrativa contenuta nell'episodio. Se ora togliete la parte MES di questa formula per farla coincidere con la pretraccia, dove il MES è solo riflesso, ottenete 14 millesimi, che non è altro che l'impatto statico sul MES, i famosi punti di equilibrio statici che si possono imprimere sullo statico come esperienza. Dunque, operare dalla traccia ci lascia coscienti, ma non effetto dell'insieme degli episodi, degli incidenti, degli avvenimenti, dello scorrere del tempo e dell'energia in gioco, poiché stiamo percependo da una zona diversa dal MES. È come essere una particella di pura energia, libera, senza massa, alla velocità della luce, ma allo stesso tempo capace di interagire con l'ambiente. Dunque, l'importanza della pretraccia è primordiale, cioè un grandissimo tour de force di Ron. Nell'auditing facciamo allora attenzione e facciamo esattamente ciò che Ron ci indica nella comunicazione che ci ha fatto il 12 ottobre del 2024, dove dice: utilizziamo il potenziale energetico infinito della pretraccia per maneggiare qualsiasi carica o massa nelle tre aree della pretraccia, questa vita, l'intera traccia o la pretraccia stessa. Non ci avventuriamo a fare altro, dal PT o dall'intera traccia alla pretraccia 1, 2, 1, 2. Questo è tutto ciò che facciamo, il resto è solo Q&A. Allora, buon auditing a tutti. Grazie di averci seguiti ed a presto. Ciao!